Nello show di domenica 2 febbraio è praticamente successo di tutto, cose che ci faranno parlare per giorni, se non addirittura per settimane. Fatti che io ho cercato di racchiudere in 4 punti salienti, di cui discuteremo quest'oggi. Partiamo dunque dal primo momento chiave dell'evento, EXV vs 8, match che ha aperto la main card dello show. Sì, perché ancora una volta Maika è stata purtroppo protagonista in negativo dell'esito della battaglia, con l'imperatrice che ha dovuto soccombere a Tecla, regalando così la vittoria a Hate. Personalmente non riesco davvero a capire che direzione stia prendendo Maika e dove si voglia andare a parare con lei. Come già detto in un precedente video, il booking di Maika è davvero pazzo. Sì, perché siamo passati da una lottatrice inarrestabile a una che fa fatica a conquistare la vittoria per la sua unit. Sembra quasi che la Stardom stia cercando di ridimensionare Maika per dare più spazio a Mina Shirakawa come leader indiscussa di EXV. Non so, a proposito però di Mina Shirakawa, nel post-match la co-leader di Empress Nexus Venus ha subito un pestaggio brutale, specialmente da Rina e da Tekla, che si sono accanite su Mina come un branco di lupi fa sulla propria preda. Fatto sta che questo assalto può aprire a scenari interessanti in vista di un possibile push per la Shirakawa. Per adesso sono solo pensieri personali e nulla più, ovviamente. Spero comunque che tutto ciò che sta succedendo con i Nexus V possa rappresentare un arco narrativo importante, in particolar modo per Mina Shirakawa e per Maika. Il secondo punto è tutto dedicato a Konami, che fa finalmente il suo ritorno in Stardom dopo essere stata costretta a fermarsi ai box per un infortunio. Il suo ritorno è avvenuto subito dopo la vittoria di Shuri e alleate, con Konami che si è avventata sulla leader di Gozai, attaccandola alle spalle e facendoci capire che la rivalità tra loro è tutt'altro che finita. Dunque, nelle prossime settimane c'è da aspettarsi scontri a squadre tra le due ex amiche, che molto probabilmente porterà a un single match in futuro, magari durante il prossimo pay-per-view. Nel terzo punto invece dobbiamo per forza di cose parlare degli Artists of Stardom Titles, che hanno cambiato proprietarie ed ora appartengono a SLK, Azumi e Miyu Hamasaki. Il trio di Neo Genesis ha conquistato le cinture dopo un match al cardiopalma che io personalmente vi consiglio di recuperare in caso non l'aveste ancora visto. La battaglia tra questi due terzetti è stata ottima e ha saputo tenerci incollati alla poltrona dall'inizio alla fine. Tanti near falls, velocità di esecuzione e pochissimi momenti morti hanno fatto sì che il match diventasse una piccola perla. Non posso far altro che congratularmi con tutte e sei le atlete coinvolte per il grande spettacolo che ci hanno offerto. Come dicevamo però in altre sedi, a tal proposito, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram e su tutti gli altri social per restare sempre in contatto con me. Trovate i link in descrizione. La vittoria di Neo Genesis mi lascia, direi, un po' perplesso. Voglio dire, sulla qualità delle nuove campionesse non si discute, anzi, wrestlers come Starlight Kid o Azumi non hanno certo bisogno di presentazioni. Tuttavia io personalmente non avrei consegnato gli Artist of Stardom, gli Artist of Stardom Titles a Neo Genesis, se non altro perché SLK e Miyu Hamasaki possiedono già un titolo ciascuno. Di questa vittoria ne beneficia di sicuro Azumi, che finalmente riesce a tornare campionessa dopo un'infinità di tempo, ma francamente Azumi non serviva questo titolo, ma bensì una cintura più importante come la white belt o la red belt. Fatto sta che un titolo è sempre un titolo e vedere Azumi con la cintura alla vita fa sempre un bell'effetto.
È giusto dire però che probabilmente Neo Genesis non aveva bisogno degli Artist of Stardom Titles, piuttosto le cinture stesse avevano bisogno di un trio che le potesse rappresentare al meglio, un trio come Cosmic Angels o i Nessus V o ancora Gozai, insomma, un trio che poteva esclusivamente dedicare tempo e spazio agli Artist of Stardom Championship piuttosto che alla White Belt o al Future of Stardom Title. Sarà comunque curioso ora capire che tipo di campionesse saranno, e se riusciranno a dare nuova linfa a queste cinture. Non posso di certo non affermare di essere comunque contento per loro, specialmente per Azumi, che riesce finalmente a conquistare un titolo, seppur non prestigioso come l'IWGP Women's Championship. Il quarto e ultimo punto della nostra lista racchiude il match valevole per il World of Stardom Title tra Saya Kamitani e Suzu Suzuki. Un match dal risultato scontato, quello è vero che ma che al contempo ci ha intrattenuti dall'inizio alla fine. Anche in questo caso le due atlete si sono trovate alla meraviglia sul ring, creando un piccolo capolavoro. Durante il match siamo stati testimoni di tutta l'abilità nel quadrato delle due atlete, che hanno rappresentato più che degnamente la Red Belt, ricordandoci, se ce ne fosse bisogno, che la Stardom è la casa del wrestling femminile, dimostrando ancora una volta che in nessun altro luogo possiamo trovare un talento simile. La vittoria di Saya Kamitani è senza dubbio il risultato più giusto, ma se il match è stato super interessante, beh, lo è anche ciò che è accaduto dopo. Sì, perché durante i festeggiamenti per la sua vittoria, Phoenix Queen viene raggiunta nel ring da Tam Nakano, che invita Saya a concederle un rematch. La Kamitani ovviamente non accetta subito, ma è ben propensa a dare in cambio a Tam ciò che vuole, a patto che la Nakano accetti una piccola condizione. Sai allora propone un tag team match tra loro, quindi Tam Nakano e Sayaka Kurara versus Saya Mitani e una partner a sua scelta. Se Tam dovesse vincere, allora Saya concederebbe alla Nakano qualsiasi cosa vorrà. Al contrario, se a vincere fosse la Kamitani, Kurara si unirebbe a Phoenix Queen. Una stipulazione molto spigolosa per Tam, che comunque accetta suo malgrado, con la battaglia fissata per lunedì 24 febbraio, giorno del prossimo pay-per-view ribattezzato Path of Thunder. L'evento di domenica 2 febbraio quindi ci ha regalato parecchia carne al fuoco per gli eventi futuri, con nuove campionesse, ritorni, misteri da svelare e una situazione tra Tam Nakano e Saya Kamitani parecchio ingarbugliata, con Kurara finita inconsapevolmente al centro della tempesta, come oggetto del desiderio delle due contendenti. Quale sarà il futuro della giovane wrestler? Si deve preparare a intraprendere un percorso all'ombra di Phoenix Queen? Oppure Tam Nakano riuscirà a salvarla dalle tenebre facendola restare al suo fianco e all'interno di Cosmic Angels? Sono tutte domande che solo il tempo saprà rispondere. Intanto io vi chiedo gentilmente di lasciare i vostri pensieri qua sotto nei commenti. Sono molto curioso di scoprire che idea vi siate fatti riguardante tutto ciò che abbiamo discusso quest'oggi. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, ma prima vi invito a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili per dare una bella vetrina al mio canale e ovviamente a iscrivervi attivando anche la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre, qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale.
Sul sito web, così come sui canali social di Donne tra le corde, potete sempre rimanere aggiornati con tutti i fatti che accadono nel Women's Wrestling, grazie a articoli dedicati alle protagoniste, news, rumors, risultati dei vari show e quant'altro. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye bye!